Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cefacloro Doc Generici SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'ha Cefacloro Doc Generici? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cefacloro Doc Generici durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Cefacloro Doc Generici? Cefacloro Doc Generici è un farmaco a base del principio attivo cefacloro monoidrato, appartenente alla categoria degli antibatterici cefalosporinici e nello specifico cefalosporine di seconda generazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Doc Generici SRL. Cefacloro Doc Generici può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Cefacloro Doc Generici 250 mg/5 ml granulato per SOSP. Orale 100 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Doc Generici SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: cefacloro monoidrato. Gruppo terapeutico: antibatterici cefalosporinici. Forma farmaceutica: granulato. Indicazioni: il cefaclor è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni sostenute da germi sensibili. Infezioni dell'apparato respiratorio, incluse le polmoniti, le bronchiti, le riacutizzazioni delle bronchiti croniche, le faringiti e le tonsilliti. Otite media. Infezioni della cute e dei tessuti molli. Infezioni dell'apparato urinario, incluse le pielonefriti e le cistiti. Sinusiti. Uretrite gonococcica. Posologia. Posologia adulti. Il dosaggio normale nell'adulto è di 250 mg ogni 8 ore. Nelle infezioni PA gravi o in quelle causate da germi meno sensibili possono essere indicati dosaggi PA elevati. La dose massima raccomandata è di 2 g al giorno, sebbene dosi di 4 g al giorno siano state somministrate a soggetti normali per 28 giorni senza ottenere effetti sfavorevoli. Per il trattamento dell'uretrite gonococcica acuta in ambo i sessi, è consigliata un'unica somministrazione di 3 g di cefaclor eventualmente in associazione ad 1 g di probenecid. Bambini. Il dosaggio normale giornaliero per i bambini è di 20 mg/kg in dosi frazionate ogni 8 ore. Nelle infezioni PA gravi, nell'otite media ed in quelle causate da germi meno sensibili, si raccomanda un dosaggio di 40 mg/kg/b fino ad una dose massima giornaliera di 1 g. Posologia alternativa. Nell'otite media e nella faringite, la dose totale giornaliera può essere somministrata in dosi frazionate ogni 12 ore. Per ulteriori esemplificazioni della posologia pediatrica si veda il foglio illustrativo. Modo di somministrazione. La sospensione ricostituita si somministra per via orale e può essere assunta indipendentemente dai pasti. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, alle cefalosporine o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Prima di istituire la terapia con il cefaclor, deve essere attentamente valutato il rapporto beneficio/rischio per il singolo paziente. In particolare si raccomanda di effettuare un'attenta anamnesi familiare ed, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Cos'ha come con altri antibiotici beta-lattamici, l'escrezione renale del cefaclor è inibita dal probenecid. Molte osservazioni hanno messo in evidenza che la presenza di alimenti abbassa e ritarda le concentrazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Cefacloro Doc Generici durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cefacloro Doc Generici durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La tollerabilità del cefaclor durante la gravidanza non è stata sufficientemente provata. Nelle donne in stato di gravidanza il farmaco va usato in caso di effettiva necessità e sotto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Cefaclor Doc Generici non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse considerate correlabili al trattamento con cefaclor vengono qui riportate. Ipersensibilità.
Si sono osservate reazioni di ipersensibilità nell'1,5% dei pazienti, comprese le eruzioni morbiliformi, 1 su 100. Prurito, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio, segni e sintomi. Sintomi di tossicità osservati dopo sovradosaggio con cefaclor possono comprendere nausea, vomito, disturbi epigastrici e diarrea. La gravità dei disturbi epigastrici e della diarrea è correlabile alla dose assunta. Se vengono evidenziati altri sintomi è probabile che essi siano secondari alla patologia di base, ad una reazione allergica o ad altra intossicazione. Trattamento. Tenere sempre presente la possibilità che il sovradosaggio sia causato da farmaci, da interazione tra farmaci o dalla particolare farmacocinetica nel paziente. Il lavaggio intestinale non è necessario quando il paziente non ha ingerito più di 5 volte la normale dose di cefaclor. Il paziente va monitorato attentamente, in particolar modo la ventilazione e la perfusione polmonare, i segni vitali, l'emogasanalisi, gli elettroliti sierici eccetera. L'assorbimento intestinale può essere ridotto somministrando carbone attivo che, in molti casi, ha più efficacia del vomito indotto del lavaggio. Si consideri quindi il carbone come trattamento alternativo o in aggiunta allo svuotamento gastrico. La somministrazione ripetuta del carbone attivo può facilitare l'eliminazione di alcuni farmaci che potrebbero essere stati assunti. Monitorare attentamente le vie aeree del paziente durante lo svuotamento gastrico e nell'uso del carbone attivo. Non è stato stabilito che la diuresi forzata, la dialisi peritoneale, l'emodialisi o l'emoperfusione con carbone attivo sono di beneficio al paziente con sovradosaggio di cefaclor. Proprietà farmacodinamiche. I test in vitro hanno dimostrato che l'azione battericida delle cefalosporine si esplica attraverso l'inibizione della sintesi della parete cellulare. Il cefaclor è attivo in vitro contro i seguenti microorganismi. Proprietà farmacocinetiche. Il cefaclor è ben assorbito dopo somministrazione orale, sia se assunto con il cibo che a digiuno. Dopo dosi di 250 mg, 500 mg ed 1 g i picchi sierici, dati preclinici di sicurezza. Test eseguiti su topi, ratti, cani e scimmie indicano che il farmaco ha un basso potere tossico. I valori della DL50 sono risultati superiori a 5 g/kg quando il farmaco ha, elenco degli eccipienti: metilcellulosa, sodio citrato, acido citrico, aroma amarena composita, saccarosio. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di cefaclorodoc generici a base di cefacloro monoidrato sono Bactigram, capsula, granulato, Cefaclor K24 Pharmaceuticals, Cliacef, Macovan, granulato, Panacef, Valeclor. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.